cena ho preparato la carne di tacchino e sopra con la pancetta, se no il tacchino al forno si asciuga molto, e sopra ci ho aggiunto vino bianco e anche spremuta di arancio, un po' di salvia. Tu sei troppo mammonico. Brutta! Brutta! Ok. Non picchiarlo, ti fai male. Vediamo lo favo in un ristorante. Proprio sempre così. O per viaggi. C'ha tuo figlio. Ah, lo sento. Lo sento. E vabbè. Sì? Ora sì. Basta che vi fate male, eh? Abbracciarci. Aspetta che si spegne il fuoco. Ah, ok. Abbiamo fatto un salto. Abbiamo fatto che fa. Ma come?
Giulia, cosa vuoi mangiare? In questo periodo siamo tutti a casa, per cui il camino brucia dalla mattina alla sera e di conseguenza si sporca molto veloce la finestra, era già tutta nera, non si vedeva quasi neanche la fiamma del fuoco. La cenere la porto qua nel polaio, chi non lo sapeva fa molto bene, soprattutto per le galline fanno il bagno nella cenere, così garantisce anche un'ottima difesa contro i parassiti. Il camino come sempre lo lavo con la cenere del fuoco, che è nuovo sul mio canale, provate a lavare con il cenere e vedrete come è un ottimo sgrassante. Lavo il sporco dal cenere con un nuovo aspiralava pavimenti che mi è arrivato adesso da Ultenic. Il modello è AC1 Elite. Sono molto pratici questi aspiralava pavimenti, però questo ha qualcosa in più. Penso che ecco chi nella ricerca di un aspiralava pavimenti, però soprattutto che riuscite soltanto anche ad aspirare, giusto? Magari gli altri ecco dovevi per forza anche lavare. Invece questo lo trovo ottimo anche come il prezzo, come qualità, molto pratico, facile da montare. Alla fine bisogna soltanto montare questo manico. Poi abbiamo anche il serbatoio che è molto capiente, il rullo è molto morbido e ha lo stesso design come altri di top di gamma, che da una parte riesce comunque ad avvicinarsi molto a battescopa, è molto leggero e soprattutto quando aspiri e lavi con lui ti sembra che ti guida da solo, ti sembra che lui cammina da solo. Come potete vedere qua aspiro soltanto, non c'è l'acqua, io adesso in questo momento non lavo. Vi dico cosa mi piace, quando trova il sporco non lo spinge in avanti come che lo spruzza in avanti la molica, ma lo assorbe subito in questo serbatoio che dopo lo buttiamo. Possiamo aspirare anche i tappeti, i pavimenti e se vogliamo anche lavarli basta mettere l'acqua nel suo serbatoio, mettiamo su il detersivo che ha una profumazione più agrumata e come viene di definirla così, e possiamo anche lavare. C'è tre modalità, ha un display molto carino, parlante, e ripeto che è molto facile e leggero, può anche un bambino usarlo, anche una persona anziana. E come potete vedere in questa immagine, l'aspiralava pavimenti si avvicina molto ai muri, al battescopa, cioè praticamente va a lavare quasi tutta la superficie. Ho fatto un'altra prova, ho messo sia bagnato sia asciutto il sporco, ecco. Come potete notare non spruzza niente in avanti, lui lo assorbe subito, per cui vi lascerò anche un buono sconto che c'è anche un coupon, questo aspiralava pavimenti, lo portate a casa con un'ottima offerta, lo mettiamo dopo nella sua base, basta premere il pulsante di autopulirsi da solo, il nostro aspiralava pavimenti si autopulisce da solo. In questo modo non c'è bisogno neanche di sporcarsi le mani. Il prodotto è molto apprezzato anche su Amazon. Vi lascerò il link nella descrizione del video con il codice sconto e con tutto quello che vi serve.
questo periodo i bambini sono a casa, sono le vacanze natalizie, per cui mi dedico tanto tempo a loro. Ecco, magari alcune cose che ho da fare le ho spostate giusto per godermele di più e di avere il tempo di cucinare qualcosa, soprattutto per la merenda, no? I bambini sempre vogliono qualcosa da mangiare. Vi faccio vedere questo dolce, magari vi sarà di ispirazione. Ho messo un po' di zucchero e lo facciamo sciogliere per creare un caramello. E nel frattempo mi sono tagliata le pere, potete usare anche le mele, però secondo me le pere sono meglio su questa ricetta. Ho aggiunto un po' di succo di limone e volendo anche un po' di cannella. Ho usato la pasta sfoglia perché avevo questo in casa, ma voi potete usare la pasta frolla che sarà ancora più buono. Li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 10-15 minuti finché vediamo che le pere un po' si ammorbidiscono. Invece se decidete di farle con le mele, giustamente le mele si ammorbidiscono molto prima. Ho messo sopra la pasta sfoglia, ma ripeto, voi usate la pasta frolla che sarà ancora più buona. E mi aiuto ecco così di sigillare tipo le margini e metto di nuovo in forno a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Lo lascio raffreddare, possiamo sopra decorare anche con un po' di zucchero a velo che è comunque molto carino. Se no lo possiamo lasciare anche così, il caramello non si indurisce e lui rimane così. Va servito, è molto buono anche con una pallina di gelato, ma io lo adoro bere così, mi prendo una fettina di questo con una tazza di tè caldo. Ho fatto ordine anche su questa parte di giardino, ho pulito bene, cioè avevo qua il basilico, qua avevo tipo un po' di pomodori, quelli che tenevo sotto casa. Ecco, lavoro un po' la terra giusto per farla un po' più soffice. Qua comunque è una terra molto buona, molto grassa, ho aggiunto tanti concimi qua, insomma già tutto quello che serve. Perché quest'anno voglio riempire tutto con i tulipani anche su questa parte del giardino, così quando loro in primavera fioriscono sarà anche qua vicino a marciapiedi tutto bello con degli colorati tulipani, no? E già mi immagino come sarà tutto bello. Tutta la casa circondata con dei tulipani colorati. Ho fatto questo quando ho messo i bulbi, ho messo nel modo che riesco comunque dopo a impiantare qualcosa, ad esempio ho lasciato spazio tra di loro e così quando magari vorrò dopo impiantare magari i primi piantini di pomodori o ecco giusto per avere spazio anche, per cui sono stata attenta anche come ho posizionato questi tulipani.
Mentre lavoravo fuori avevo lasciato a fiamma bassa i peperoni ripieni in casa. Così quando ho finito con i miei lavori fuori, il pranzo già era pronto. Per cui oggi peperoni ripieni, ai bambini ho preparato un po' di pasta. Io non amo mangiare la pasta tutti i giorni e sono di più per il risotto. Per cui oggi ho deciso di farmi i peperoni ripieni. Questi giorni, anzi il 23 dicembre, è stato anche il compleanno della Giulia e che volevo condividere con voi la nostra gioia immensa. E la mia bambolotta ha fatto 6 anni, per cui auguri amore di mamma. Ci tengo molto di partecipare ogni anno quando le mamme fanno le torte per la scuola. Avevo detto anche l'anno scorso che di solito, cioè una volta all'anno facciamo questi torti o biscotti, ognuna quella che può. E si va al mercato e si vendono questi torti. Poi con la raccolta di questi soldi servono per la scuola. Ecco, ci tengo molto di dare il mio contributo, tanto io amo cucinare, faccio sempre con amore, ecco, quando loro fanno la raccolta delle torte. Così ecco, giusto, dobbiamo ognuno dare il nostro contributo. Vi auguro un buon fine del 2023 e un buon inizio del 2024. Vi auguro il meglio e soprattutto di pensare al positivo. Voglio che voi siate circondati dalla energia positiva. Soltanto quando siamo buoni di animo e quando vediamo la luce davanti a noi, soltanto così riusciamo a tirare tutto il meglio verso di noi, compreso il successo. Vi auguro veramente il meglio, quello che vi potete voi desiderare, e ricordiamoci sempre che i migliori momenti sono quelli trascorsi a casa nostra con la nostra famiglia.